Qua su Penso Dunque Analizzo, cerchiamo sempre in realtà di partire anche dai dati, perché siamo abbastanza convinti che restare sul pratico e dare esempi pratici sia uno dei modi migliori anche per far comprendere e avvicinare il pubblico, appunto anche come il libro di Stefano è estremamente pratico. Quindi in realtà vorrei proporvi la prima fonte che abbiamo utilizzato per questo episodio, ovvero una ricerca di Our World in Data, sito famosissimo appunto di data source, che in realtà ho linkato in chat, ma per chi ci ascolta la trovate anche in descrizione, che appunto analizza la percentuale di persone che ha fiducia nella scienza. Ed è molto interessante perché questa ricerca è stata fatta nel 2020, quindi l'anno del Covid. Allora, per chi è in live, io in realtà mostrerò già una schermata di Google Chrome, così potete vedere in live quello che stiamo guardando anche noi. Vediamo se funziona, sì. In realtà io mi sono abbastanza sorpreso perché allora, la fonte di questo grafico è una ricerca proprio di un istituto che si è focalizzato ehm, in questo durante il Covid-19 e in realtà la percentuale di persone che hanno risposto molto o abbastanza alla domanda quanto ti fidi della scienza è molto alta, almeno in Europa. Quindi in realtà, ecco, volevo chiedere a tutti e tre, facciamo un giro. Secondo voi, qual è la sfida più grande oggi per comunicare la scienza e trovare un punto di incontro con tutti questi cittadini che sono su questa mappa? Se vuoi parti pure tu, Stefano. Beh, come trovare un punto d'incontro? Yes. Era questo il... Beh, sì, guarda, eh, tempo fa, quando è stato? Un paio di settimane fa ho partecipato ad una tavola rotonda che era proprio la scienza dopo il Covid. E diciamo io ero l'unico esponente, dico, degli under 60, facciamo così. C'erano ho- sono stato fortunato a poter partecipare a questa, insomma, tavola rotonda in un'associazione culturale con tanti professori, ecco, insomma, che di esperienza insegnano etica, ecco, insegnano etica della scienza, quindi insomma, eh, qualcosa per riallacciarmi, no, a quello che diciamo prima con Giulio, insomma. E, il punto è che il Covid, secondo me, ha creato una frattura che però, eh, diciamo, più che ha creato una frattura, scusate, no, l'ha- l'ha evidenziata, perché il Covid ha fatto emergere due figure, almeno dal mio punto di vista. Ha fatto emergere la figura dello scienziato e la figura dell'esperto. Il punto è che scienziato ed esperto non sono sempre la stessa cosa. Diciamo che l'esperto è quello che viene chiamato, no? Tu sei esperto in sensori, uno ti chiama per fare un sensore, per immaginarlo, per realizzarlo. E quindi c'è un problema, chiamiamolo esperto. Diciamo che invece lo scienziato ha un altro approccio. Lo scienziato è qualcuno che per interesse della scienza, ovviamente legato poi al suo lavoro, decide di approfondire qualcosa, decide di fare delle ricerche. Il punto è che poi se uno va dallo scienziato e pensa che quello sia un esperto di Covid, di infezioni, allora poi potrebbe pensare, ma allora sto scienziato essenzialmente, ma che scienziato è? No, il punto sarà capitato a tutti, penso soprattutto a, ecco, a Giulio e Massimo, no? Di sentirci dire, oh ma allora, ma dottor, professore, insomma a Roma almeno, ma come funziona? Ma c'è queste mascherine, questa Il infezione, ci dobbiamo vaccino. fare il vaccino, no? Sempre a tutti le stesse domande ci hanno fatto, poi sono domande abbastanza scomode, anche perché poi voglio dire, io sono un chimico, e per carità, non so se ancora reputarmi scienziato, mi reputo uno che
lavora nel campo delle scienze, questo sì, non so se ancora mi posso reputare uno scienziato. Anche qui, anzi, consiglio un libro, apro e chiudo parentesi, diciamo, Come fare Nature, che non ti dice come scrivere un articolo su Nature, ma come è stato fatto Nature. E la prima domanda che si sono posti gli editori ecco, inglesi di un centinaio d'anni fa è stato: chi è lo scienziato? Cioè, scienziato come lo definisci? Chi fa scienza, chi lavora nella scienza, chi ama la scienza? Ecco, già da lì c'era un po' di difficoltà a definire. E io penso che ancora adesso ci sia molta difficoltà a definire veramente chi è uno scienziato, al di là del fatto di chi lavora nella scienza. Ma detto ciò, diciamo, lo prendo proprio come un mea culpa e una motivazione per me per essere sempre più scienziato. C'è stata proprio questa, secondo me, questo appiattimento nel non capire veramente quale fosse una figura, quale fosse l'altra, che poi possono anche coincidere, però ovviamente a uno scienziato dei materiali uno non può andare a chiedere, oppure può andare a chiedere, ma non si può aspettare che lui conosca tutto lo scibile umano su quello che è la spike protein, diciamone una così, no? E, e quindi questo qui purtroppo ha fatto, ecco, crollare, ha fatto mettere in dubbio un po' le certezze che magari prima erano semplicemente non affrontate, magari prima stavano lì, no? Uno aveva un po' di fiducia, però magari non ci aveva mai avuto un diretto contatto, non aveva mai sentito parlare il Buglioni della situazione, oppure non aveva mai sentito parlare il tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità che spiegava qualcosa. Poi mettiamoci tutto il calderone del Covid, vaccino 1, vaccino 2, 3, 4, Pfizer, AstraZeneca, quindi insomma cocktail sì, cocktail no, ecco, diciamo che bisogna pure capirle le persone che, ecco, non sono né scienziate e né esperte. Però per chiudere il mio intervento e riferirmi a quel grafico, insomma, quella mappa che hai mostrato con le varie intensità, no? Diciamo che molto è culturale, no? Quindi ci sono proprio delle realtà, tipo, ecco, mi viene in mente gli indiani. Gli indiani sono, ecco, l'India, in India c'è proprio una grande consapevolezza, una grande fede proprio nella scienza, c'è proprio una grande consapevolezza. Vai a vedere altre nazioni, ok, adesso sarebbe troppo facile magari parlare di terzo mondo, no? Perché semplicemente per tanti motivi non si possono affacciare, però ecco, ci sono proprio dei retaggi culturali per cui lo scienziato è visto in un certo modo e in altri in cui lo scienziato, ecco, ci ricordiamo tutti Trump, insomma, no? Ecco, quante ne ha dette, là parliamo degli Stati Uniti d'America, insomma. Però sì, ecco, diciamo, c'è stata un po' di confusione, però secondo me adesso dopo questa pandemia io sono sicuro che in fin dei conti tutti apprezzeranno e tutti capiranno quello che il metodo scientifico ha potuto realizzare, cioè salvare veramente, secondo me, un pianeta o almeno una parte. Sì, secondo me anche quello che il metodo che non ci si deve aspettare dalla scienza, perché io penso che durante il Covid ci sia stata una grande fame di certezze, in un periodo e in una situazione che certezze non ne dava. E allora tutte le persone che avevano bisogno dal mio punto di vista, di ridare sicurezza alla propria esistenza, sono andate a chiedere queste certezze agli esperti, come dici tu, non è la stessa cosa di scienziati, e quindi io credo che la prima cosa che spero sia stata capita o che comunque si debba capire è che la scienza non è un assoluto ma è un metodo e che le cose che dice si basano su dei dati che bisogna avere o acquisire la capacità di interpretare. E poi anche là ci sono interpretazioni che sono univoche, cioè un dato dice una cosa, punto. Ci sono altre situazioni in cui l'interpretazione non è univoca, quindi quando uno dice in scienza non esistono opinioni, o una cosa è bianca o è nera,
Non è vero, non è così, non è così chiaro, non è così chiaro. Bisogna vedere come sono stati interpretati quei dati, alla luce di cosa e quanto sono sicuri quei dati. La scienza, secondo me, è un metodo per approcciare le cose, per approcciare i nostri dubbi, per cercare di rispondere alle nostre domande, e tipicamente nel farlo ne apre tantissime altre, però è un ciclo produttivo, perché ogni volta che ti fai una nuova domanda trovi una nuova mezza risposta, perché quasi mai sono risposte completamente soddisfacenti, e vai avanti proponendo teorie e modelli fino a cercare di verificarli nella realtà, finché non arriva qualcuno che dice: ah, in quella specifica cosa quel modello che fino adesso ha retto benissimo non funziona. Ah ben, se tutti lo verificano, senti qua salta fuori il Veneto con la ben, se tutti quanti lo verificano che c'è quel buco nel modello, bisogna costruirne un altro. Quindi bisogna fare altri esperimenti più avanzati, studiare quella condizione in cui il modello non ha funzionato. Ora, se questo è vero in fisica, ed è vero dalle basi del metodo scientifico, figuriamoci in una pandemia mondiale, appunto, pandemia, perché in questo mondo globalizzato che abbiamo adesso, la distanza tra epidemia e pandemia va riducendosi sempre di più, e di una cosa, non dico completamente nuova, ma comunque nuova. Io penso che siamo stati, ma non voglio darmi una pacca sulla spalla da solo, anche perché non l'ho mica fatto io il vaccino, voglio dire, però io penso che siamo, e neanche i primi sensori che sono arrivati li abbiamo fatti noi. Quindi io penso che abbiamo dimostrato di essere stati abbastanza bravi, perché siamo riusciti a far fronte alla cosa in un tempo record rispetto a ciò che veniva prima. Che non sia ancora sufficiente sono completamente d'accordo, i morti sono lì a testimoniarlo, e la diffusione è lì a testimoniarla, e l'incertezza nel come gestire la cosa paese a paese senza avere una gestione unica. È questo un grande salto che ci manca, come è sempre così. Io sono ingegnere di formazione, la standardizzazione è sempre una rogna abissale. Voi pensate solo alle prese di corrente. Sono 3 maledetti cavi. Cosa ci vorrà a fare la stessa presa in tutto il mondo? E invece no, ci sono 18.000 ISO qualcosina che definiscono 18.000 diversi, non sono 18.000, sono molti di meno per fortuna, adesso. Però è una cosa simile. C'è un problema di standardizzazione nel nostro reagire alle situazioni. Allo stesso modo, riagganciandomi al discorso principale, c'è anche un problema di standardizzazione nel come comunicare le cose e a chi, e come le persone siano o non siano in grado di recepirle. C'è bisogno di una formazione di base, una volta era l'alfabetizzazione, adesso serve qualcosina di più, serve lo spirito critico, serve la logica, serve insegnare alle persone a pensare con la loro testa, che non vuol dire avere opinioni diverse rispetto a quelle che sono già dimostrate. Non vuol dire il grafene mi connette al 5G che causa a sapere te cosa. Vuol dire saper seguire i fatti, saper ascoltare le persone, saper selezionare quello che è una fake news da quello che non lo è. E non dico che sia facile, perché su qualcosa prima o poi nella vita ci siamo cascati tutti. Perché quando te lo dice l'amico di cui ti fidi, che non ha letto bene il tutto, e tu lo prendi per vero perché è un amico, o cose così, capita continuamente. Però penso che manchi questo, un po' di standardizzazione nella comunicazione, un po' di linguaggio comune, un po' di saper trasmettere come pensare, non solo numeri, fatti, grafici, non è solo questo. Massimo, vuoi aggiungere qualcosa? In realtà sono stati molto globali e molto esaustivi. Quello che aggiungo io, secondo me, sono due cose. È anche vero che la scienza poi si autoalimenta, no? Quindi alla fine, secondo me, uno step successivo che va fatto è capire che le cose non avvengono così rapidamente come vorremmo, e soprattutto nel processo scientifico. Ci vuole tempo per validare le cose che succedono, per validare i processi, per validare le scoperte. Quindi il tempo dirà, anche questo è vero, se quello che abbiamo fatto durante la pandemia è giusto o sbagliato, o è
è stato buono, è stato cattivo. E questo secondo me è quello che va entrato e richiama quello che diceva Giulio a proposito del pensiero critico e il pensiero scientifico. Secondo me il punto d'incontro è cercare di informare le persone, ed è questo lo scopo della comunicazione, a pensare con la loro testa, ma a pensare in una certa maniera, che non deve essere appunto troppo condizionata. E dico troppo condizionata perché pensando anche al grafico che abbiamo appena visto e ai valori che ho visto là, io ho avuto il pensiero opposto, perché per me sono molto 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 overestimati quello che abbiamo visto rispetto a quello che è la verità. E perché nel 2020 tutti quanti erano durante il periodo Covid, quindi tutti quanti speravano in un vaccino, tutti quanti speravano nella pozione magica, e quindi chiaramente che fiducia hai nella scienza adesso? Quindi il risultato che mi aspettavo era molto meno di quello che ho visto, e probabilmente sarà anche così. Quindi, chiaro, il pensiero scientifico è importante, il pensiero critico è importante, che secondo me non deve essere, possono essere anche due cose strettamente correlate, ma non correlate, perché alla fine il pensiero critico non è necessariamente legato alla scienza, è legato alla logica in sé, e tutti dovremmo studiare logica, perché effettivamente è la maniera per capire se qualcuno sta dicendo scusate, ma cagate, o sta dicendo cose che sono effettivamente cose che hanno un senso.